Se i tuoi bambini hanno un cuore rossonero e sognano di vivere la passione per il Milan come il loro papà, non perdere l'occasione di iscriverli al Milan Junior Camp di Sport Eventi, l'esperienza che avresti voluto vivere anche tu alla loro età. Con Sport Eventi, partner storico del Milan, i tuoi bambini potranno partecipare a camp estivi unici, pensati per ragazzi dai 6 ai 16 anni, in location mozzafiato come Cortina d'Ampezzo, Jesolo Lido, Lignano Sabbiadoro e l'Altopiano di Asiago. Allenamenti, tecniche di gioco e tanto divertimento sotto la guida di ex campioni rossoneri come Pietro Vierkovud, Stefano Eranio e Walter De Vecchi. Una settimana di calcio, crescita e amicizia che i tuoi bambini non dimenticheranno mai. Visita www.sporteventi.com e iscrivi subito i tuoi figli al Milan Junior Camp di Sport Eventi e fai vivere loro un'esperienza che ricorderanno per sempre. Potremmo convincerti con la nostra esperienza nel motorsport o con le nostre partnership sportive. Ma non basta. L'unica cosa che conta in uno pneumatico è la sua qualità, in qualsiasi condizione. Kumho Tire. Nient'altro che qualità. Eccoci qui, buongiorno a tutti, ben ritrovati su Radio Rossonera. Chiama Milan di martedì 7 gennaio 2025. Buongiorno super campioni da parte di oggi anche Morgan mi ha detto che ha visto la partita, si è divertito, se l'è goduto. Dicevo buongiorno a tutti da parte di Enrico Boiani. Saluto anche Beatrice Sarti. Ciao Bea. Ciao a tutti, buongiorno. Bea, subito al senza giacca, così. Io caldo, qua dentro ci sono 50, non so come ci sono 50 gradi, visto che di fuori ce ne sono 3. Quindi. Salutiamo anche il buon Morgan in cabina di regia, che è il vero protagonista, ma in realtà non è il vero protagonista perché ci dice quello che ha visto ieri sera, ma perché metterà in onda le vostre telefonate. Il numero è sempre quello, 0249 428479. Questa mattina vi vogliamo in tantissimi, collegati a dirci le vostre emozioni di ieri, il racconto, cosa pensate, cosa insomma avete vissuto ieri nella Supercoppa del Milan, che ribalta l'Inter che va sopra con Lautaro Martinez a fine primo tempo. Lautaro che era scritto, sì. Guarda, ho fatto 2 o 3 giorni a pensare, stai a vedere che dato che Lautaro non segna, è in crisi, segna con noi. Poi a inizio ripresa raddoppia con il primo gol su azione di Taremi, perché ovviamente anche questo era scritto, ma al 60° più o meno, forse qualcosina prima, entra Rafael Leao e il Milan segna il 2-1 con Teo, segna il 2-2 con Pulisic e poi al 93° strappa la vittoria con Tammy Abraham proprio su assist del portoghese. Di portoghesi oggi dovremo parlare tanto e bene, perché non solo Rafael Leao ma anche Sergio Conceição è il vero grande protagonista di questa vittoria, ma diamo spazio al primissimo ascoltatore. No, io non sono vestito di viola, sono vestito di grigio. Pronto? Ciao ragazzi, Riccardo da Pavia. Ciao buongiorno. Riccardo, buondì, ho visto la foto del tuo cagnolino vestito di rossonero. Grandissimo. Ma lei stava lì a guardarci la partita e stava più agitato di me. ormai è proprio formata. Beh, buona Supercoppa ragazzi. Buona Supercoppa, l'abbiamo vinta. Sì, incredibilmente dopo questi giorni difficili, no? Perché di fatto dopo quel Milan-Roma è stato tutto un po' un divenire, però alla fine il mister è riuscito a tirare fuori qualcosa di più. Guarda, non so tu Beatrice, ma io da 1 anno e mezzo che dico che è un periodo difficile. Anzi, ieri sera mi è sembrato veramente di essere tornato milanista, non perché non lo fossi più, ma perché ero quasi anestetizzato ormai, ero entrato in quel loop in cui segniamo, sì, che è bello, ok, ma poi magari ne prendiamo uno. Invece ieri sono tornato finalmente a fare un bel po' di casino come ai bei vecchi tempi dello scudetto, che sembra passata una vita proprio 2 anni fa. Comunque dai, volevo giusto darvi, siamo tutti felicissimi, chiaramente ci mancherebbe, volevo dare giusto 2 spuntini di riflessione per sapere un po'
come la pensate. Uno, c'è qualcosa di Fonseca nella vittoria di ieri? Parere mio impopolare, qualcosina c'è. A livello tattico qualcosina c'è, ovviamente nient'altro perché la gestione del gruppo è stata fallimentare e i risultati sono stati fallimentari, però io ho l'impressione che Fonseca, al di là di tutto, qualche dritta a livello tattico, soprattutto alla difesa, che era completamente sbandata dalla fine dell'anno scorso, l'abbia data, e qualcosa a livello di verticalità che con Cesaro ha saputo diciamo così catalizzare al meglio, anche se ha avuto pochissimo tempo a disposizione. La seconda cosa che vi volevo chiedere me la sono dimenticata, quindi niente, il martedì mattina è il martedì più lunedì di sempre. Esatto, esattamente. Un abbraccio Riccardo, un abbraccio. Ciao. Bea? Per me non c'è niente di Fonseca nella vittoria di ieri, c'è una cosa, poi ti lascio, c'è l'aver ricordato un po' tutti quanti che Malik Thiaw è un difensore, un ottimo difensore, può essere schierato. C'è quello di Fonseca. Ma guarda, sicuramente la difesa è una cosa su cui Fonseca ha lavorato, anche perché dopo la stagione dell'anno scorso era difficile fare peggio a livello difensivo e non lavorarci, perché comunque, sai, la difesa è stata è stato il reparto più in difficoltà dall'anno scorso, no? Però onestamente per me puoi anche fare qualcosa a livello tattico, però se poi non riesci a tirare fuori dai giocatori lo spirito, l'autostima, il credere in quello che si fa, quelle cose lì volano via. Per me le cose che ha insegnato Fonseca volavano via, semplicemente perché non c'era un clima giusto, non c'era un allenatore che ti trasmetteva voglia, ti trasmetteva carica, ti trasmetteva il credere in te, era sempre contro il gruppo, cioè qualcosa sicuramente avrà fatto Fonseca, però non basta se poi non riesci a farlo arrivare anche dal punto di vista proprio umano e mentale, secondo me. Io credo che ci sia ben poco di Fonseca nella vittoria di ieri, ma veramente molto poco, e tutte le parole di tutti i giocatori nel post partita te lo fanno capire, l'entusiasmo che c'è stato nel post partita te lo fa capire, l'applicazione che hai visto in campo te lo fa capire. Per me di Fonseca c'è quasi zero nella vittoria di ieri. Fede, ciao, buongiorno. Riccardo scrive: mi sono ricordato, la curva continuerà la contestazione? Secondo voi, a mio parere, dovrebbe. Lo scopriamo, credo, sabato. Beh, questo è un tema che ho letto dalla fine della partita di ieri, che è abbastanza come si dice? È abbastanza... Sì, che è un tema caldo, bisogna capire cosa accadrà. Noi andiamo al telefono. Pronto? Pronto, ciao ragazzi, Marco da Milano. Ciao Marco. Ciao, contentissimo per ieri. Neanche a dirlo, io volevo dire una cosa sull'allenatore. Non so se siete d'accordo, provo a esprimere il concetto nel miglior modo possibile. Io sono contento di avere un allenatore che si lamenta, cioè vado prima della conferenza prepartita, c'è un allenatore che va in conferenza e dice abbiamo avuto un giorno in meno di riposo, abbiamo dei giocatori fuori perché sono infortunati, cioè mi sembra di vedere un po' quello che ogni tanto fa un altro allenatore su un'altra panchina, cioè quello che fa Conte, cioè che ogni tanto la butta sulla lacrima. Però io sono contento di avere un allenatore che porta in evidenza certe cose che magari possono anche servire a togliere un po' di pressione dalla squadra, piuttosto che avere un allenatore che dice no, non prendiamo alibi, cioè che deve per forza emergere come superuomo, giusto per intenderci. Non so se sono riuscito a spiegare il concetto. Sì, ho capito quello che intendi. Guarda, è strano perché di fatto vedi come cambiano, no, le prospettive. Anche Fonseca si è lamentato molto negli ultimi mesi, però appariva come qualcosa di sgradevole, di esagerato, perché anche lui si è lamentato parecchio, prima e dopo le partite. Però vedi come cambia quando hai un percorso in testa, quando hai delle idee, sei concreto. Sì, è vero, anche se io trovavo a volte quello che diceva Fonseca lo trovavo forse un non prendersi mai le Esatto. responsabilità.
cioè il diversificare troppo le colpe. Quindi, l'altro giorno con Seisao ha cominciato, ha fatto 5 no, ha fatto un quarto d'ora di conferenza e sulla prima domanda ha buttato lì 30 secondi questa cosa qui, per poi rientrare nei binari di quello che era la conferenza. Ecco, uno che ogni tanto lancia le frecciatine, ecco, diciamo così. Ho capito cosa intendi, ho capito. Va bene, buon lavoro ragazzi. Grazie, Ciao. buona giornata. Ma per me la differenza sostanziale tra Fonseca e Conceição è una, nelle dichiarazioni. Uno, secondo me, ha parlato e sta parlando da allenatore del Milan. L'altro parlava quasi da oggetto esterno. No, cioè per me commentava quasi guarda, come se io sembrasse dall'esterno. poi magari non parliamo di Fonseca troppo perché è giusto anche parlare di altro. Io ho avuto in testa un pensiero da dopo Parma-Milan. Cioè lui per me dopo Parma-Milan ha preso col suo ufficio stampa e ha detto: bene signori, qui ne dobbiamo uscire puliti perché la situazione è bruttina. E da lì lui ha iniziato a buttare la colpa sui giocatori, arbitri e il gruppo che non ha mentalità, non c'è mentalità. Se giochiamo contro le grandi squadre c'è mentalità, mentre invece con le piccole no. Io ho visto un volersi, tra virgolette, difendere, che attenzione, non è che è sbagliatissimo, perché lui è stato preso e lasciato completamente solo, quindi non è che, voglio dire, è una cosa sbagliatissima dal suo punto di vista. Non so a cosa ti porti a livello di risultati, di obiettivi raggiunti, di, come si dice, unione col gruppo. Però io ho visto molto questo, perché c'è stato proprio un cambio netto di rotta da quella partita lì. Sì. Andiamo al telefono, c'è il prossimo ascoltatore in linea. Pronto? Pronto? Non ti sentiamo. Mi sentite? Ora sì. Buongiorno, sono Sergio. Ciao Sergio, buon anno. Ciao, Hai un nome ciao, importante Sergio. tu in questi giorni. Sergio, l'allenatore del Milan, ci ha fatto vincere la Supercoppa e si chiama come te. Sì. Buon anno a tutti, vi lascio. Forza Ciao Milan. Sergio, Ciao, grazie. Ciao. Grande Sergio, ancora i postumi di ieri della festa con il sigaro negli spogliatoi. A tal proposito, cosa ha fatto questo allenatore? Cioè, in una settimana, se c'era il film di Jim Carrey, no? Una settimana da Dio, come ha fatto? Come ha fatto a risvegliare così un po' tutti, a vincere 2 partite non semplici? Ok, un po' di fortuna con la Juve, per carità, ma ieri comunque il Milan, al netto dei gol e di qualche rischio anche poi successivo, però non ha fatto una brutta partita proprio anche a livello di verve, di tenere il pallone, Allora, di affrontarla con coraggio. io a un certo punto ho visto una squadra che si prende molti rischi, sì. perché ad un certo punto giocavamo molto certo, alti. per riprenderla, ho detto, oddio. No, ma anche nel primo tempo a volte ho visto una squadra, diciamo, che si prendeva i suoi rischi. Forse era anche giusto così. Io credo che buonanotte, vedi che ancora viene a dire Fonseca. Io credo che con Seisao prima di tutto si sia messo dalla sua parte, o comunque si sia impegnato a conquistare i giocatori più forti della squadra, più importanti a livello di spogliatoio, perché nel calcio questo serve, perché ieri sera entra Rafael Leao e la partita cambia. Poi segna Pulisic, segna Abraham, terzo gol, cioè tutto il bene che voglio. Secondo, poi per carità, Pulisic campione inenarrabile, Abraham è stato bravo a non mangiarsi un gol che probabilmente un mese fa in un clima diverso si mangiava. Ecco, però per me Conceição è stato bravo in questo, è stato bravo in arrivare, essere realista, perché comunque ha detto più volte che la situazione era brutta, da recuperare. Si è messo dalla sua i giocatori in difficoltà, perché l'avevamo detto nel post partita della Juve, quell'abbraccio con Teo nel cerchio
Seisao lo fa perché ha senso farlo, e anche ieri sera quando fa il balletto del sigaro, Sì. il primo che abbraccia È lui. è Teo, perché Teo è un giocatore che era palesemente in crisi, L'ha detto anche lui, nel ma post-partita. è un giocatore che tu devi, imperativo presente, recuperare, non snobbare o provare a vendere. Tu devi recuperare Teo Hernandez. Quindi io credo che innanzitutto abbia fatto questo, poi per la tattica, per il resto ci sarà tempo il per tempo. commentare, per vedere. A me, poi andiamo subito al telefono. È piaciuto tanto il siparietto anche con Leao nelle interviste. Che mentre parlava con Seisao gli ha detto: dai, vieni qui c'è un ragazzo che per me può diventare il più forte del mondo. Sono robe che, ripeto, sembrano da libro cuore, perché pensiamo sempre che i giocatori guadagnano i miliardi e quindi siano delle macchine, ma sono delle robe che per dei ragazzi che non hanno nemmeno tutta sta super iper mega personalità fanno la differenza. Andiamo al telefono. Pronto? Pronto ragazzi, buongiorno, sono Alessandro. Ciao Alessandro, buondì. Oggi è davvero buono, eh? Oggi sì. Oggi sì. No, guardate, velocemente io credo che al di là della soddisfazione, ragionando a mente fredda, questa partita sia la semplice dimostrazione che è vero, il calcio non è una scienza esatta, però se tu metti le persone giuste nel posto giusto, non è che funziona proprio come un orologio, ma molte cose vanno automaticamente al loro posto. Cioè con Seisao che cos'è? È semplicemente un allenatore esperto che è abituato a certi palcoscenici, basta vedere come faceva giocare il Porto in Champions, ed è l'allenatore che serviva, ma già a giugno, con tutto il rispetto per Fonseca. Per carità, Fonseca non puoi prendertela sul piano personale, ci mancherebbe, ma non è l'allenatore che serviva. Con Seisao è semplicemente uno che sa gestire la pressione, sa toccare le corde giuste, quindi personalmente mi auguro che questo sia un messaggio che arrivi chiaro alla società. Per il resto niente, è una grande soddisfazione, non tanto per la Coppa in sé che non è la Champions, ma per come è arrivata, cioè ragazzi chiariamoci, sì. Derby è il derby, perderne 6 di fila non è accettabile, non nella maniera che l'abbiamo fatto. Ieri siamo tornati a fare il Milan e guarda un po' è arrivato il trofeo. Sì. Ragazzi, un grande abbraccio, Grazie. buon anno, Forza Milan. Ciao Alessandro, Ciao, buon ciao, anno ciao. e un abbraccio anche a te. Attenzione, 2 derby di fila. Io direi che al terzo non vado, perché dai, è impossibile. Cioè, nel senso, 2 derby di fila, basta, finirà questa Senti, ti ricordo l'anno scorso che giorno era, cioè a cavallo tra il compleanno di Riccardo Cacà e il mio, tuo, sì. con quella seconda stella, Sì. con la pioggia, aprile che sembrava dicembre, allora la musica techno, Sì, e allora, certo, ecco, infatti, grazie, quindi bello 2 derby così. di fila, cioè sono pochi, ecco. Quindi. No, lo so, però mi sembra, cioè, è assurdo se ci pensi, no? Se Guarda, per come io credo eravamo che messi. l'Inter con noi stia un po' facendo errori simili, nel senso che secondo me l'Inter era palesemente convinta di vincere. Anche ieri. Sì, l'approccio del primo tempo, cioè c'era Simone Inzaghi che gli ha urlato Sì, dietro era la in qualunque bufalì. ai giocatori. Poi quel gol di Lautaro arriva, per me immeritato, perché io quando ha segnato Lautaro onestamente mi sono un po' abbacchiata, perché dopo un primo tempo molto equilibrato che ti segna così Lautaro, vabbè, poi secondo tempo inizia col gol di Taremi, vabbè, però onestamente a me è sembrata una squadra troppo consapevole dei propri mezzi e col pensiero che il Milan comunque stava attraversando un periodo complesso e con la Juve aveva giocato una partita brutta, perché il Milan con la Juve gioca una partita brutta, però per me un po' quello ci ha... Ma è una cosa che è nella storia, che l'Inter spesso ci arriva molto convinta. Sì, no, è vero. Poi qui ci poteva stare, per carità. Però non si può affrontare un derby di una finale di Supercoppa con quella spocchia, perché loro sono stati molto spocchiosi, Sì, io ringrazio pubblicamente, ufficialmente anche Nicolò Barella per essere andato a risvegliare il can che dorme, cioè contrasto, fallo di Leao su Bissek, Leao lo invita a rialzarsi e Barella ha questa grande idea di andare petto a petto con Rafael Leao. Non mi è sembrata la serata giusta per farlo ieri, anche perché Rafael Leao poi ci ha regalato mezz'ora poetica, romantica, Scusa. cioè
Ma al di là di quello, ma quando abbiamo rivisto Teo che non lasciava stare Dumfries, io ho detto, ecco, è tornato, cioè, perché Teo è una sorta di attrazione con Dumfries, cioè non ce la ma a vicenda, no? Sì, Quando no, ho è vero. visto Teo che ultimamente nei derby Dumfries manco lo vedeva quasi, e io pensavo, ma Teo è Dumfries, cioè gli avrei voluto dire, è lui, quello che... Ma è anche bello il loro... Cioè si sa che se c'è Teo e Dumfries succede qualcosa di... Sì. Non di brutto, però cioè, questa rivalità ormai penso che sia, no? No, ma la rivalità tra Milan e Inter degli ultimi anni è bella, cioè al netto di tutto, ok? Con tutto quello che è successo, pro noi, contro noi, chi prima uno, prima l'altro, derby vinti, rimontati, contro rimontati, persi, umiliazioni da una parte e dall'altra, a me piace. Nel senso che abbiamo fatto anni con Napoli e Roma che doveva andare da dire alla Juve e a marzo finiva tutto ed era molto triste vedere Sì, Milan e Inter giù. Questo periodo per Milano calcistica è bello in una direzione o nell'altra. Andiamo al telefono, pronto? Ciao, sono Ivan da Bergamo. Ciao Ivan, buongiorno. Buongiorno. Allora, io volevo fare un paio di considerazioni. Allora, sono veramente contento per ieri sera, come tutti i milanisti ovviamente. E secondo me è proprio la vittoria del nostro allenatore nuovo, perché proprio ed è una sconfessione proprio, secondo me, aperta per tutta la dirigenza, perché questo allenatore, io ieri ho rivisto proprio come physique du rôle in panchina Antonio Conte, mi sembrava di rivederlo in certi atteggiamenti. Anche io ho avuto qualche vibe di questo tipo. Perché era quello che serviva a noi dopo l'anno scorso. Assolutamente, perché era quello che imploravamo in quest'estate, e invece dalla conferenza stampa di Ibra di giugno si era detto che non era l'allenatore giusto e abbiamo preso Fonseca. Sono stati mesi terribili, quindi Madrid e il derby lasciamo stare, che vabbè sono due cose che non fanno testo. Questa secondo me è proprio la dimostrazione che non c'è programma, quindi vittoria, felici, contenti, si torna a contestare subito, perché questa proprietà non è degna di stare nel Milan. Basta. Ok, va bene, grazie mille. Buona giornata. Grazie mille, Ciao. Guarda, io ci ho pensato tanto a questo paragone, no, con Antonio Conte, che poi è sempre un tema su cui si discute, non mi piace, Juventino, oddio, Reale in panchina non lo volevo, tutte queste cose qua per me, per quanto mi riguarda, inutili, perché l'allenatore è un'altra cosa rispetto al giocatore. Però ogni tanto ieri pensavo, caspita, ma quel carattere lì, no? Che tanto abbiamo temuto, perché quante volte ci siamo sentiti dire il Milan vuole un allenatore, non manager, certo, che si faccia andare bene certe eccetera, cose, eccetera. Ragazzi, però il carattere è sempre una cosa che ti aiuta. Difficilmente è una cosa che ti danneggia. Ma E per ieri me sera ti si è visto. danneggia quando ci sono troppe personalità di quel tipo lì, nel senso, se hai dei giocatori che sono tanti così, l'allenatore che è così, un direttore sportivo magari ingombrante e pesante, se hai tanti diciamo volti con un carattere quasi esagerato, il troppo rischia di stroppiare, no? Però in una situazione del genere, dove la dirigenza conosciamo come è fatta, i giocatori sappiamo che non sono dei leader carismatici e lo spogliatoio comunque è relativamente giovane, in questo caso serviva. Abbiamo tutto il tempo poi in questa ora, ma soprattutto direi nella giornata di oggi, domani, anche di parlare del prossimo futuro, perché comunque non bisogna adagiarsi su questa vittoria, in campionato bisogna correre, c'è il mercato e dal mercato potrebbero arrivare anche dei ribaltoni importanti in questa sessione, un po' a sorpresa direi, ma magari i soldi della Supercoppa ci danno ancora una mano in questo. Andiamo dal prossimo ascoltatore. Pronto? Non andiamo da nessuno perché ha messo giù. Dicevo, Bea,
ci sarà tempo di parlare appunto del prossimo futuro, che è importante. Lo stesso Conceição ieri ha detto bello, festeggiamo, però da domani giusto, ci sta, da domani testa al ci sta. Cagliari, perché bisogna pedalare. Ci sta, ci vuole una media punti importante per arrivare in Champions League. Ci devono dare una mano le nostre avversarie, magari rallentando un po', però non si può pensare che basti il rallentamento delle avversarie. Bisogna macinare punti, vincere in maniera consecutiva, perché questo è quello che ci è mancato in questi mesi. Vincevamo una partita, poi un pareggio e una sconfitta, poi magari altre 2, poi un'altra sconfitta, e non siamo mai riuscite a inanellare una serie di risultati consecutivi utili, no? Di punti. Quindi io spero che questa Supercoppa, quello che ho detto ieri sera, ridia Brio, ridia convinzione, insomma ci vuole questo in questo momento qua. andiamo di nuovo al telefono, pronto? Sì, buongiorno, ciao ragazzi. Ciao. Ciao, io vi seguo spesso quando posso. Grazie. Ed è sempre un piacere. Grazie a mille. voi, siete bravissimi e vedo che cercate anche sempre di migliorare, di fare qualcosa di nuovo. Vi volevo dire, appunto, ho visto finalmente un buon Milan ieri sera, poi quando si vince in rimonta è sempre un po' di più, soprattutto con l'Inter un grandissimo godimento, e penso che lo sia stato anche per voi. Direi. Poi in rimonta così, voglio dire. Esatto, poi sappiamo che il nostro Abraham ci mette tutta l'anima, ma non è Van Basten, giusto? Vabbè. Però Comunque siamo contenti, dobbiamo essere contenti di quello che abbiamo realizzato. Io appunto un piccolo appunto lo farei al nostro nuovo allenatore, che è molto bravo e molto tutto, ma forse deve capire un attimino ancora la filosofia del Milan, e un paio di interventi che ha fatto durante la conferenza stampa di Juve e Inter è mancato un po' di tatto, diciamo, soprattutto con gli intervistatori arabi, ecco. Magari in futuro spererei che abbia un attimo di tatto in più, non so se l'avete notato, comunque vabbè, eventualmente forse l'ho notato io o poche altre persone. va bene. Comunque molto, molto contento anche di lui, soprattutto della grinta che ha, che forse era quella che mancava, oltre al fatto di dare più spazio a Rafa e Teo, che forse non meritavano questa castrazione in questo periodo un po' troppo lungo, ecco. Già. Un abbraccio a tutti i milanisti e forza Milan Ciao, sempre. Ciao, grazie. buona Ciao. Mi ha dato un bel assist l'ascoltatore, perché un po' che sono un po' di giorni che glielo rinfaccio a Harry e non volevo che lo raccontassi, ma è giusto raccontarlo, perché i drammi di questi mesi è giusto raccontarli, visto che oggi abbiamo vinto, si può raccontare questo piccolo aneddoto. Settimane fa, mesi fa, cos'era? Era dopo Milan-Bruges. Milan-Bruges, dopo La che partita- Okafor entra e sembra il salvatore Esatto. della patria, perché esce Leao. Nessuna tipo di polemica con Okafor, che ha fatto il suo lavoro, è entrato, ha Assolutamente. fatto bene, per carità. Però era la settimana secondo cui il Milan doveva iniziare a pensare a fare meno di Leao, perché appunto c'erano Okafor. Il problema del Milan di Fonseca non era la classifica, ma era Rafael Leao, cosa che poi poco dopo sarebbe accaduta a Teo. Però in quel momento c'era Rafael Leao. Harry, che ovviamente faceva il suo lavoro qui con professionalità, senza insomma far trasparire troppo, perché a me mi ha stupito in questi giorni, si spegnevano le telecamere, i microfoni, andavamo di là, depressione più totale. E ricordo questa giornata in cui il tratto dalla redazione al bar dove solitamente andiamo a prendere il caffè, che Harry proprio... Avete presente la gif di Lilo e Stitch su WhatsApp con la pioggia, quella grigia, proprio con tutto... Ha cominciato a dirmi: no, ma per il suo bene se ne deve andare, non ce la faccio più, non posso vederlo così, non posso vederlo io così. dicevo un'altra E io gli cosa, continuo, se ricordi bene. per il suo bene se ne deve andare. No, dicevo un'altra cosa. Dicevo, questa squadra non si merita Rafael Leao, Ecco. che è diverso. Ma la squadra... No, non la squadra. Il tutto in generale, ok. E Questo quindi... Milan non si merita Rafael Leao. Quindi dice. dopo leggiamo le parole di Raffa che ci ricorda Massimiliano. Insomma, il dramma, olio su tela, no, ma se ne deve andare. E io gli continuavo a dire: Harry, non mollare, Harry, non abbandonare adesso, perché il campo poi alla fine della fiera rivela sempre tutto.
Avevi Infatti, ragione. Però in quel momento lì immaginatelo come, non so se Ma cioè per me Rafa è diverso da tutti gli altri era giocatori mai sicuramente esistiti, una quindi situazione pesantissima, ripeto, che poi è accaduta anche a Teo. Forse con Leao è stata più pesante perché Rafa... c'è anche uno strascico di... Sì, c'è Rafa dei precedenti che difficilmente un ragazzo così giovane ha. Però ecco, stamattina gliel'ho detto, guarda che adesso lo racconto, lui non voleva. Però era giusto ricordare questo momento estremamente drammatico in questa strada redazione bar e anche bar redazione, perché anche al ritorno è accaduta la stessa cosa. Grazie Gioele che si è abbonato, grazie anche a Salsiccia Calabrese con Rape che ha donato 0,99 e scrive: gli Grazie. abbonamenti regalati partono ancora da 2,99. Grazie a Lamberto che si è abbonato, ma grazie anche a tutti gli abbonati, tutti coloro che hanno rinnovato, che rinnovano, eccetera eccetera. Ragazzi, grazie veramente di cuore, continuate assolutamente a farlo. Ma dicevo perché, cioè, per me Rafa sarà un giocatore diverso da tutti, da qualsiasi altro giocatore. Cioè è il giocatore a cui non è quello che mi ha fatto innamorare di questo sport, perché ha il numero 22, era brasiliano, ci ha fatto vincere la Champions League, ma è quello a cui mi sono legato di più. E quindi io avrò sempre, non sarò mai obiettivo con lui, mai, e lo riconosco. Cerco di esserlo il più possibile, però non riuscirò mai a esserlo per ovvi motivi. E quello che gli è successo di recente a me personalmente, per il legame che ho con lui, ha fatto male, e vederlo così ieri sera veramente mi ha fatto piangere. Cioè, voglio dire, credo che a chi piace questo sport piaccia anche un giocatore del genere, che poi avrà 1000 difetti, magari non è continuo. Ed è questo Rafa, cioè Rafa, la panchina punitiva educativa non è servita assolutamente a niente, perché Rafa ieri ti fa quella partita, poi magari un qualsiasi Milan-Empoli non ti fa così bene. Credo che ormai Raffaele Leao sia questo, così come tanti altri giocatori di classe che magari ogni tanto mancano qualche appuntamento. Però ecco, diciamo che... Sì. Salutiamo Cavallo Pazzo che ricorda tempi universitari. Tra l'altro è anche il compleanno di Giovanni, a cui facciamo gli auguri. Giovanni, Santoro, auguri Giovanni. E andrei a leggere le parole di Leao. Se non ci sono altre telefonate. tienile calde perché dobbiamo andare al telefono. Pronto? Ciao ragazzi, sono il Barber. Ciao, Tanti buongiorno. auguri di buon anno, e oggi che bella giornata, eh? Già. Allora, sono soddisfatto, contento, soddisfatto, ma a piedi ben per terra. Devo dire che comunque dopo i 2 gol presi ho detto Ale, ci risiamo. Invece il calcio è, come direbbe Dani, è questo, il football è questo, è un sali e scendi. Non mi aspettavo una reazione così e devo dire che sono molto 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 soddisfatto. Non posso dire niente di nessuno, da Rafa, no. In particolare sono contento per Teo, per tutto quello che gli hanno tirato addosso ieri sera quando ha segnato quell'esultanza di rabbia. Che sia la volta buona che magari finalmente ritroviamo Teo, però calma, tutti tranquilli. Quello che ha detto Bea, ho visto veramente un piccolo cambio di direzione, e proprio vero, cioè i giocatori quando vogliono far fuori un allenatore lo fanno fuori. Con Seisao non so che cosa ha fatto, se è arrivato in punta di piedi, però ieri finalmente ho visto una reazione che non vedevo da tanto tempo. Mi auguro che continui, perché adesso bisogna risalire la china in campionato. Per quanto riguarda la Coppa Porta Ombrelli, vincerla con quelli all'ultimo secondo, anche se è una coppa, ma è sempre una goduria, perché se vi dico dove ho avuto il massimo della goduria è stato vedere Barella che esce fuori, che tira giù tutti i santi. È stato veramente... Sì, non ho capito cosa è successo con Barella che uscì sclerato. Barella è così. È il classico giocatore antisportivo che quando perde o quando trova qualcuno che gli dà
4 botte un po' come devono essere date e comincia a fare la vittima, il classico piangino interista. Ma detto questo, adesso io sono contento, ragazzi, buon lavoro, Un abbraccio. buon lavoro, e Dio te la mandi buona. Ciao Grazie, ragazzi, ciao. Non ho capito una cosa però, perché qualsiasi altro giocatore, se tipo fa rimbalzare il pallone forte o allarga le braccia davanti all'arbitro, va muso a muso con l'arbitro, ultimamente viene ammonito. Lui dopo il fallo in cui prende il giallo fa questo tipo 6-7 volte e è tutto normale, senza la fascia al braccio. Non credo di aver capito il motivo, però va bene così. Anch'io non mi spiego come sia successo così rapidamente questo cambio di mentalità, ma forse ce lo spiega Rafael Leao direttamente. Bea. Allora, detto, vi leggo una sintesi. Con Seisao dice che sei un fenomeno. Non lo conoscevo personalmente. In nazionale me ne hanno sempre parlato bene. Mi hanno detto che ha una personalità forte. Quello che ha fatto in pochi giorni è incredibile. Ho bisogno di quello che mi sta dicendo. Ho sentito un'energia la prima volta che l'ho visto. Tutti hanno capito cosa vuole fare. Il cambiamento si vede dentro e fuori dal campo. In queste 2 partite non abbiamo mai mollato fino alla fine. Alcune partite devi vincerle con la mentalità e il mister ci ha portato quello. Che corde riesce a toccare con Seisao per trasformarvi nei secondi tempi? La voglia e l'energia. A volte si sbagliano dribbling o passaggi, però non la volontà. La volontà è fondamentale. Nessuno può essere sicuro del proprio posto. Non puoi essere comodo al Milan. Devi fare sempre il massimo. Mi spingerà a fare il massimo e cercherò di aiutarlo. C'erano poche possibilità di giocare per me, potevo giocare solo nel finale. I medici e il mister ci hanno creduto affinché potessi giocare la finale. Ho lavorato tutti i giorni per essere qui, sono molto contento di aver aiutato la squadra. Tra l'altro, comunque non è il primo che dice che la testa, il carattere, l'energia sì, contano di più di altre cose. Pulisic, sì. Christian Pulisic, che è uno che non parla troppo. Spesso le sue dichiarazioni sono da 0-0, però quando va un po' sopra le righe va proprio, cioè, tira una linea che va giù proprio dritta. Se va sopra le righe lui, significa che è una sorta di termometro. E ha detto con Seisao, insomma, abbiamo tutti accolto, eccetera, eccetera. Ha cambiato l'energia. E certe cose a volte contano più della tattica, della serie. È questo che ci serviva. Ma io credo che, facendo un po' una quadra di queste frasi, no? Io credo che, ripeto, provando a mettere insieme i pezzi di quello che hanno detto, l'interpretazione che mi viene da fare è che Fonseca probabilmente ha puntato molto su un qualcosa di complesso, perché io ricordo che in tanti dicevano che non sapevano cosa fare. Musa, ti ricordi che Musa l'aveva detto? Sì. Leao che a dicembre dice stiamo iniziando a capire cosa vuole il mister, quindi a dicembre sta iniziando a capire, cioè vuol dire che ieri non ha c'è detto feeling, abbiamo capito, hanno capito tutti cosa fare. Quindi io immagino che probabilmente le tattiche di Fonseca, quello che voleva Fonseca, non le abbia spiegate bene Fonseca, ma magari non c'è stata una sorta di feeling. Punto dall'accio. Sì, un punto dall'accio. Unisci a questo il fatto che davanti alla telecamera era sempre un attacco alla mentalità dei giocatori e la frase che dice Leao, nessuno è sicuro al Milan, fa un po' il rimando a quello. Cioè, della serie, quante volte Fonseca ha fatto capire che i giocatori simbolo non hanno il posto assicurato perché devono farmi vedere che hanno voglia, e in più comunque il rapporto con alcuni giocatori era totalmente andato perso, e non parlo solo dei due, parlo anche di altri. Non ho capito se c'è un'altra telefonata, Morgan. No, e allora potete chiamare la linea libera 024942 8479. Leggo qualche altro messaggio, anche perché non vedo nuovi abbonamenti dopo quello di Lamberto. Ragazzi, però anche ieri si è visto che manca la punta, scrive Massimiliano. Verissimo. Il mercato d'accordo. adesso deve fare il resto. Cioè, abbiamo capito che l'allenatore è probabilmente quello giusto, che la base c'è, il mercato un po' adesso ci deve dare una mano. A centrocampo e davanti forse bastano davvero... Ma una punta a gennaio è dura. Bastano davvero... però le occasioni comunque in giro ci sono.
per liberarti del numero 9 del Milan, che ha giocato minuti 78 in stagione. Errore, mamma mia. E c'è anche l'Ipsia forte, molto forte su No Okafor. Davanti qualcosina va fatto, soprattutto se esce Okafor. A centrocampo devi. Poi ho letto che Fabrizio Romano ieri parlava di Ricci. Sì, come per la prossima Milan stagione. forte per la prossima stagione, dopo che ha rinnovato il contratto. Harry, c'è questa voce di Rashford che è stata confermata da, insomma, da un po' tutti. alcuni guru del calciomercato. Cosa Ma è quello vuoi che serve? Ti faccio questa domanda. So che tu hai una... cioè, la coppia Rashford-Leao potrebbe... Allora, è una cosa totalmente illogica per quanto mi riguarda, irrazionale, tendente allo stupido economicamente e tatticamente, ed è proprio per questo che la voglio vedere il prima possibile. Nel senso, avrebbe più senso prendere un puntero, un 9? Sì. Uno che faccia molti gol? Sì. Uno che psicologicamente sta vivendo un periodo più giusto? Sì. Però con Seisao è riuscito a revitalizzare questo gruppo in 6 giorni. Che non riesca a far bene 6 mesi a Rashford, io non ci credo. Cioè, secondo me può farlo anche con lui. Può far l'attaccante e non lo so, io il gusto di vederlo 6 mesi qua me lo tengo. Non avevo Poi dubbi. se mi dici Rashford o Osimhen, è ovvio che ti dico Osimhen. Però comunque il pensierino io ce lo faccio. Andiamo al telefono, pronto? Buongiorno, sono Luis Mato. Ciao, ti sentiamo malissimo, va molto a scatti. Mi sentite adesso? Un po' meglio, sì. Sì, prima cosa volevo darvi... No, va a non scatti, ti va a sentiamo. scatti, non ti sentiamo. allora chiudo. Va bene. Ciao, Prova a richiamarci, grazie. Ciao. 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 Rashford non gioca nella zona di Leao? Ni. Parte che Leao ieri fa una roba partendo da destra, la punizione la prende centralmente e manda Teo sul fondo giocando da esterno, quindi non si è capito bene Leao ieri che ruolo abbia avuto. Sì, partiva da sinistra, anche Rashford è uno che parte sempre da sinistra, però Rashford ha anche fatto tanto la punta spesso in carriera, molto più di Leao. Se vuoi giocare a 2 Rashford è perfetto perché ti fa la seconda punta. Però non è quello che ti serve. No, non è quello che ti serve, ma onestamente se mi dicono va via Jovic o va via Okafor, arriva Rashford, io di no non te lo dico. Vabbè, certo. Dai, Assolutamente. facciamo i Però seri. per me ieri sera si è visto proprio che ti manca l'attaccante. Cioè Morata non è Giroud e questo credo che all'alba del gennaio 25 l'abbiamo capito. Ma non che uno sia più forte dell'altro. A mio gusto Giroud Sì. 3x minimo, ma proprio a livello di caratteristiche, cioè togli il gusto personale che c'è chi può preferire Morata, c'è chi può preferire Giroud, ma sono proprio 2 giocatori differenti, cioè ti serve un attaccante che la butti dentro, perché abbiamo visto che c'è della fatica spesso. Sì, no, è vero, ma infatti se tu mi dici tipo Rashford o David, io sono più per David, per quello che serve al Milan, piuttosto che Rashford. È ovvio che di attaccanti che facciano gol, sì, adesso arriviamo, di attaccanti che facciano gol, bomber, che stanno bene, che partono cioè è difficile trovare un giocatore con tutte queste caratteristiche, cioè è veramente difficile. Per questo ti dico, se tra il niente Rashford, l'alternativa è Rashford, che è in crisi con lo United, tutto quello che vuoi, io mi prendo Rashford. Sì. Ecco. Andiamo al telefono, pronto? Ciao ragazzi, Fabio. Ciao Fabio. Come va? Allora, Bene. io ieri mi sono addormentato dopo aver visto la faccia godereccia di Bea al post partito. Ho chiuso ecco, finito. Lei con un sorriso stampato bellissimo. Top. Vabbè, lasciando stare. Ma questo guarda, perché- io me lo sentivo un po'. Poi Anche- per carità, cioè queste cose non si dicono, sono oddio. Io mi sentivo anche che ieri sera avrebbe segnato Teo. Però poi sai, sono sensazioni che lasciano il tempo che trovano.
quindi è stato bello rivivere un po', anche rivedere i giocatori felici, per me è stato molto bello. Allora, io però dico, la mia goduria è finita già praticamente stamattina, nel senso che sono tornato un attimo con i piedi per terra, perché purtroppo la mia paura è, ma spero che non sia così, che questa vittoria sia un po' un attimino, per questa proprietà, questa serietà, uno spacchetto dell'allode, perché guardate, ma noi, cosa volete? Noi abbiamo vinto. No, la squadra è forte, la squadra è motivata, non abbiamo bisogno. Io sono convinto che faranno poco e niente del mercato. Quando poi sento Rashford dico, per carità, di rispetto il parere di Enrico, però penso che materialmente che spendere 6-7 milioni lordi, forse non di più, per 6 mesi per prendere un sostituto ideale di fatto, perché magari andrà via Okafor, ci credo un attimino pochino. Poi non lo so, attenzione, dico, come diceva il direttore in qualche video, qualche editoriale, io mi prendo tutto quello che arriva, perché questa squadra ha bisogno di rinforzi, ma per me c'è qua gli unici rinforzi importanti che servono. Io ieri ho visto Fofana all'80°, perché vedeva non so cosa, sì. Ma non si può, ma c'è qua, tu vuoi giocare a 2? Ok, c'è soltanto rendersi Fofana, e forse Bennassere che tornerà, speriamo che possa tornare in forma almeno tra un mesetto, non di meno. Un centrocampista serve. Se vuoi giocare a 3 non ci puoi giocare neanche, perché gli puoi aggiungere soltanto Musa, perché la Stushik, non voglio offendere nessuno, però mi sembra che non abbia nulla da dare a questa squadra, almeno ad oggi, a meno che poi io la mano sul fuoco su Loftus-Cheek non ce l'ha messo, cioè questo ha revitalizzato una squadra in 6 giorni, può far diventare anche un giocatore di calcio in questa stagione Loftus-Cheek, secondo me, cioè ieri già quando è entrato Loftus-Cheek dall'infortunio eccetera ha fatto un cambio gioco, è andato a prendersi un fallo, cioè roba che in 6 mesi non ha fatto, cioè potrebbe essere, però voglio dire, non è. Non lo so, perché io penso che noi centrocampo perché poi l'abbiamo visto ieri sera quando ha cominciato a mettere gli attaccanti, stanno rimasti quei 2 centrocampisti, invece noi abbiamo problemi di equilibrio seri, ci stava ieri che in svantaggio devi recuperare, ma in generale sono un centrocampista serve come il pane, lo sappiamo. Chi c'è, ragazzi? Chi c'è? No, bisogna comprarlo. 30 milioni per Ricci, gli do Tomori al Tottenham e mi riporto Tonali a casa. Scusate. Va bene. Fabio, ti salutiamo. Ciao. L'ha vista? Sì, Sandro, l'ha vista, mannaggia, in quell'intervista che gli viene ancora la voce rotta del Milan, mannaggia. Meno male che c'è Teo, che ho questo video davanti agli occhi di lui che fa questa sorta di balletto che mi fa veramente ridere ogni volta che lo vedo. Sì, tra l'altro Teo che poi negli spogliatoi si è divertito con canzoni latinoamericane, c'è questa canzone, l'ho messa anche nelle mie stories stamattina, una roba di ignoranza, misto latino, misto reggaeton, misto milanese, cioè una roba mega ignorante, ma ci piace così. Teo Hernandez vuol dire Matteo è questo, non si è mai mostrato per altro che non è, quindi credo che abbia passato un periodo veramente brutto per tante cose e si meritava una serata come quella cioè l'ho visto proprio liberato, quel balletto è una sorta anche a parte bruttissimo, terrifica, però è anche una sorta di liberazione. Sì. Comunque velocissimamente poi andiamo al telefono per tornare al mercato. È ovvio che la priorità deve essere il centrocampista. Se mi dici arriva Rashford ma centrocampo resta così, ti dico cioè piuttosto vai davvero a prendere un centrocampista. Detto questo, anche a me suona strano che il Milan pensi a Rashford per l'ingaggio che ha, per me tutto. ci pensa perché è un'occasione. Ecco, c'è anche da dire però che sono arrivate conferme importanti, cioè se Fabrizio Romano ha dato anche un aggiornamento 10 minuti fa, c'è da dire il Milan è diciamo tra i club che hanno chiesto informazioni eccetera, caspita, me lo dice lui, cioè come per esempio Matteo Moretto su Dani Olmo è sempre rimasto molto freddo sul Milan, e invece ci viene a dire che su Rashford qualcosa di vero c'è. Ovvio non è che è Bibbia, ci mancherebbe, però sono 2 ragazzi che ormai se parlano è perché non si sbilanciano così. Esatto.
Quindi speriamo bene. Ve lo leggo il tweet di Fabrizio Romano. Sì. Il Milan è tra i vari club che incontreranno l'occasione per discutere le condizioni del prestito di Marcus Rashford. Si prevede che sempre più club in tutta Europa contatteranno il Manchester per capire chiaro. per capire insomma un po' di più. Per ora si tratta delle prime fasi, ma i movimenti intorno a Rashford sono destinati a iniziare. Esatto, Fede, ma io lo vorrei per quello, così mi fanno la carta su Ultimate Team fortissima di Rashford del Milan, lo metto insieme a Leao e vinco tutte le partite. Sì, ma i mica centrocampisti! Andiamo al telefono, pronto? Ciao Bea, ciao Enrico, sono Massimo. Ciao Ciao, Massimo, ciao, Massimo. ciao, buon dì. Allora, prima di tutto buon anno, perché è la prima Buon volta anno, che mi sento. buon Anche a anno. te. E finalmente vedo la Bea sorridente, perché era da tanto che non vedevo un chiama Milan con la Bea sorridente. Quindi, Ne abbiamo passate molte. guarda, onestamente, da Milan-Juve non mi sarei mai aspettato un Milan-Inter così. Cioè, a prescindere dal risultato, il Milan era in campo bene, ha fatto i soliti errori, però comunque è cambiato qualcosa, è evidente che qualcosa nella testa è cambiato. Ecco. Sì, Quindi sono son d'accordo. contentissimo. Non buttiamo via questa spinta che avremo, perché voglio dire, questo ti dà una spinta secondo me, e però mi dà rabbia perché questa squadra, che non è perfetta, gli manca poco, perché secondo me con un centrocampista e un attaccante ma di livello la squadra ce la può giocare, perché secondo me noi Se la abbiamo dei poteva giocatori giocare. vabbè, chiaro, ovviamente perché abbiamo alcuni mannaggia. giocatori che hanno poca intelligenza tattica, quindi hanno bisogno di allenatori che gli danno compiti precisi. Mi riferisco a Musa e Loftus-Cheek. Secondo me con un allenatore che gli dà compiti precisi, anche loro secondo me possono dare il loro contributo, perché secondo me Musa ha giocato bene in tutte le partite che ha giocato, sì. ha fatto il suo, cioè come riserva va bene. Se noi prendiamo un vero mediano di livello, ovviamente, secondo me questa squadra se la può giocare, e ormai quest'anno è andato, però voglio dire, si può ragionare che abbiamo preso un allenatore che se rimane, penso che rimanga, perché si vede cosa fa con i giocatori, anche tutti rivitalizzati, possiamo l'anno prossimo partire seriamente se non fanno sfracelli sul mercato. Detto questo, io Rashford, se vendono Okafor e lo prendono in prestito, sono contento. Cioè, se a posto di Okafor arriva Rashford, penso che vada bene a tutti, e magari Direi. i soldi di Okafor li usano per il centrocampista. Esatto. Cioè, può essere questo. L'unica cosa è che può essere solo italiano. Oddio. O giovanissimo o italiano forse. Sì, ma giovanissimo non è a gennaio che compri il giovanissimo. No, è vero. Perché se devi comprare il giovanissimo a gennaio, allora non vale. No, sì, cioè. parlavo proprio per le liste. Parlavo Sì, per le no, liste. no, A meno a meno che che non- anche Jovic saluti. E quindi esatto, a meno che- salutano in comunque- due e si liberano dei posti. Adesso vediamo veramente se sono un pochettino minimamente intelligenti da rinforzare questa squadra almeno a centrocampo, o se veramente ancora una volta ci prendono per il naso. No, per me semplicemente adesso dovrebbero essere un po' furbi. Hai vinto un trofeo insperato, bellissimo, hai rivitalizzato la squadra, compri quei due giocatori che ti servono. Per me fino a fine dell'anno le acque si calmano. Devi essere anche un po' furbo. dipende a anche volte. quello che fai in certo, campionato, ovvio. Però Ma però guardate che io sono d'accordo con te, Enrico. Se tu, faccio un esempio, se tu veramente vuoi prendere Ricci, lo paghi anche 5 milioni di euro in più, ma tu con la Supercoppa, con Ricci e con Rashford finisci la contestazione Anche e per vai me. avanti. Anche Cioè per devi me. essere un po' furbo, cioè puoi dimostrare, hai la possibilità con una cosa che lo puoi fare, perché se tu spendi 5 milioni di più, il campionato siamo fortunati, ci ha aspettato, perché se noi vinciamo i nostri recuperi siamo lì per il Champions League. Quindi sì, no, è diamo vero. una mano a questa squadra, diamo una mano a questa Sì, squadra. una mano a questa squadra serve molto. Perché secondo me è alle nostre portate, non è che gli stiamo chiedendo chissà cosa, cioè il Milan se lo può permettere la mano. Speriamo. Ragazzi, forza Ciao. Milan, e speriamo che il 2025 sia il nostro anno. speriamo. ragazzi. Ciao, Ciao, buona ciao, giornata. Ciao. Beh, c'è una domanda Cudo. per te di Cudo. Cudo. Che chiede tonali? Allora, almeno oggi... Una No. domanda per te questa, Bea. Tonali? Come sta? Ragazzi, io cosa vi devo dire? Cioè,
Io spero, tanto se mi seguite su Instagram, la foto che ho con lui è fissata sul mio profilo. Cioè, io spero che prima o poi lui possa tornare, perché è giusto che... È giusto così, cioè l'epilogo di una bella Ti scrivono storia. midfield E mass. allora, basta. Tra l'altro, cioè, gli hanno fatto dei cori bellissimi quando era qui, ma mannaggia. Anche perché io onestamente posso dire, io di guardare il Newcastle mi sono anche stancata. Cioè, Ti ricordano che l'ha guardata ieri il nostro Sam? lo so che l'ha guardata. Anch'io. Io mi sarei anche stancata di vedere il Newcastle, di vedere poi con la maglia bianco-nera, non si può. Cioè, è un'altra maglia rispetto alla Juventus. Pensa che la seconda è pure peggio della prima del Newcastle, Cioè? quella che hanno usato nell'ultima, quella quella amarante blu. bordeaux blu. Vabbè, però non è bianco-nera, lui col No, bianco-nero sì, non ti si può dici, vedere. almeno non è bianco-nera. Erano belle quelle dell'anno scorso del Newcastle, secondo me. Quella verde, quella blu e giallo fluo. Erano meglio. Andiamo al telefono, c'è un'altra telefonata. Pronto? Buongiorno, buon anno, Maurizio da Alia. Ciao. Ciao provincia di Palermo. Maurizio. Ciao Maurizio. Allora, innanzitutto vi faccio i complimenti, siete Grazie. bravissimi. Grazie. Se mi consentite, ieri mattina mio nipote Cristian è stato operato d'urgenza all'ospedale di Piacenza per una peritonite, nel senso sospetta peritonite, quindi, però è riuscito, è milanista sfegatato, è riuscito a vedere la partita e ha gioito. Bene, gli mandiamo un abbraccio Bene, forte, bene, forte, bene così. forte. Velocissimo, non so se avete notato, in tutto, quello che mi ha veramente c'è la reazione di Leao contro Barella. Quella finalmente Che abbiamo visto una bella reazione. scena. Bravissimo. Cioè, là si vede la mano dell'allenatore, secondo me. Cioè, finalmente c'è nei giocatori la convinzione di essere forti, di essere, diciamo, non lo so se siete d'accordo. Io adoro questo allenatore, lo adoro. Sì. Adoro. Ora, una cosa, ma Cardinale ha fatto un post. È arrivato credo un messaggio di Cardinale, il solito messaggio, i soliti- le 2 righe di congratulazioni, la stagione è stata impegnativa, godetevi questo momento, eccetera, eccetera. Ok, quindi molto, diciamo, vabbè. Sì, No, io me li son persa. No, io le ho lette stamattina. Vabbè, guardi, gli voglio dire a Cardinale, vincere è bellissimo. Per noi tifosi è E stata soprattutto una gioia non è noioso, diciamolo. Brava, non è noioso. Noi siamo oggi felici, ma lo capisce questa persona che vincere è una cosa bellissima, cioè a livello sportivo parlo. E quindi ora l'unica cosa, e chiudo, spero con tutto il cuore che, come hai detto tu, la società è furba e intervenga sul mercato, perché Conceição è bravo, però se non lo aiutiamo anche Conceição non è che può fare miracoli. Esatto. Ragazzi, ti mandiamo un abbraccio forte a te e al tuo piccolo. E forza Radio Rossonera. Grazie, ciao. Ma Rafa con Barella è così, cioè anche in quella, esatto, come scrive Filippo, anche in quella rimonta del 3-2 a settembre dopo lo scudetto, in cui Rafa fa il diavolo a 4, perché non è il primo derby vinto 3-2 in rimonta in cui Leao domina. Sì. Ce lo siamo, ma chi è arrivato? Guardalo lì. Guarda, c'è Menini che fa gesti. Quello che ha passato i mesi a dare contro Teo Leao. Esatto, via, quello che via. elogiava, sì, via. Via, no, non è vero però che dava contro te, se posso dire. Sì, ma io e Leo litighiamo sempre. Beh. Una roba mezza. No, stai. No, non è vero, era sempre cioè con me non scherzandola sempre. Leo è segno zodiacale Scorpione. E tutta la pesantezza degli scorpioni che salutiamo, e lui c'è tutta. Bisogna volergli bene così. Ecco. No, comunque dicevo, anche con Barella, Rafa c'era lì. Quella volta Barella era andato a far così alle aule, ho detto sì. No, anche mi pare Bastoni in quel derby l'aveva fatto. Ma Leao Barella era stato che gli aveva fatto così a Leao. Era sempre Barella. E Barella. Rafa non lo regge e lo capisco benissimo. Siamo in 2, caro Rafa. Andiamo al telefono su un'altra chiamata. Pronto? Ciao, sono Leo Nardo. Ecco, avevi chiamato anche prima, no? Ti sentiamo meglio. Sì. Ok, grazie. Vai. Ragazzi,
vorrei parlare o fare una domanda sul mercato, perché ragazzi, Ibra ad agosto aveva detto che la società faceva il mercato, l'allenatore allenava la squadra, poi ha detto che stava parlando con Fonseca 2 mesi fa, poi che Benasser era un extra sul centrocampo e ieri ha detto che qualcosa può succedere sul mercato, no? Mi sembra un po' improvvisata questa situazione. Quindi la mia domanda è se avete informazione se Conceição ha qualche richiesta specifica sul mercato. Allora, informazione no, io credo che abbia valutato e stia valutando un po' la rosa, poi lui l'ha detto, io prima voglio conoscere i giocatori, poi quando avrò una situazione un po' più chiara parlerò con la società, anche lì è andato dritto, Sì, i giorni passano. I giorni passano, il mercato bisogna chiude. essere veloci in questo mercato. Certo. Ok. Va bene, grazie Ciao, mille. Ciao. Volevo segnalarvi cosa incredibile sul profilo Instagram della nazionale francese che si chiama Équipe de France. Sì. Per celebrare, rendere omaggio ai 3 francesi che hanno vinto la Supercoppa, hanno scritto in italiano. I 3 francesi, bandiera del... Sono qua, poi la didascalia in francese, Mike Maignan, però hanno fatto un post per Mike, Teo e Youssouf Fofana scrivendo i 3 francesi in italiano. Che smacco incredibile. Ma c'è anche un'altra cosa di questo tipo, perché oggi è il compleanno, oggi è un giorno bellissimo, perché è il 40° compleanno di... Il 7 gennaio. Del GOAT. Sir Lewis Hamilton, che compie 40 anni. La Mercedes, l'account della Mercedes gli ha fatto gli auguri, ovviamente. No, sì. Gli ha fatto gli auguri e scrivendo nel proprio account buon compleanno Lewis, cioè non happy birthday, buon compleanno. Perché adesso ovviamente è un pilota Ferrari. Esattamente. Andiamo a rispondere al telefono. Pronto? Pronto? Mi sentite? Certo. Ciao, mi chiamo Giancarlo. Ciao Giancarlo. Dal cuore rossonero, da un po' di tempo che non chiamavo e niente, volevo innanzitutto fare un buon anno rossonero a tutti noi, tifosi del mondo rossonero, e poi appunto ieri ho visto la partita, non sono un sensitivo, però sul 2-1 di Teo veramente ho visto un flash a tutti i giocatori nostri alzare la coppa e festeggiare. Ed è successo. Te lo giuro, guarda, è una cosa incredibile, emozionante. E Bea, io non so, te sei beata perché tra la festa rossonera vorrei, magari l'ha già detto qualcuno, e ho pensato anche a una canzone mitica di Iannacci, quella che aveva detto praticamente e poi è più bello vedere il Milan vincere, non so se ve la ricordate. Sì. È una canzone e quindi niente, volevo dedicarla a tutti. Si vede che è entrato con Conceição, poi sono piccoli particolari, Thuram che non ha giocato, Ciala che si è infortunato, il pallone che è entrato però sei stato bravo a sfruttare queste cose. Però esatto, eri lì sulla palla. Comunque scusate, magari mi sono prolungato e non ti preoccupare, e grazie volevo ovviamente ringraziarvi per la vostra trasmissione e forza grande vecchio cuore rosso. Grazie di cuore Giancarlo. Salutatemi Carlo Pelegatti, Va bene, ciao. Ciao anche a te. Ciao. E anche Laura Pausini ho visto che ha festeggiato. Sì, Teo l'ha anche repostata. Teo l'ha repostata, l'ha commentato, insomma. Grandissimo. Teo che va a vedere i concerti di Laura Pausini, che è sempre acchittata come quella che fa i concerti deprimenti, cantante italiana più premiata al mondo, ma l'italiano medio è la Laura Pausini, che è triste, malinconica, per carità. E Teo che ascolta Latino dalla mattina alla sera va a vedere i concerti di Laura ma Pausini. Teo la conosce Bellissimo. perché lei è molto famosa in Spagna, no Bea? Sì. E quindi lui da buon... Sud America anche. in Sud America, e lui da buon francese la Certo. perché è famosa in Spagna. No, non tiferò Ferrari, cioè nel senso io tiferò Ferrari perché tiferò Hamilton di base, però se vince Leclerc non è che sono felice, rosico perché non ha vinto Hamilton. Voglio vedere come non tifi Ferrari. No, tifo Ferrari perché tifo Lewis, ma non, cioè se vince Leclerc, ripeto, rosico. Io farò quello che ho sempre fatto, tiferò Ferrari e Charles Leclerc.
Va bene, saremo rivali di nuovo. Come tifavo Michael Schumacher e tifavo Ferrari. Ti farò Lewis Hamilton, punto, cioè basta. Vabbè. A me non mi interessano le scuderie, cioè a me interessano i piloti. Vabbè, ma chi se ne frega. Sarà una lunga stagione. Sì. Chissà, che prima ci ricordava Fede in chat, quello che chiamava Chissà chi era. Max. Io Vabbè. spero che richiami. No, spero basta, che richiami cioè. per inaugurare Hamilton in basta. Ferrari. Max, basta. Dal mercato serve una mano, e anche se, ripeto, con Seisao per me una piccola valutazione la farà della rosa, per capire cosa serve, cosa non serve. Evidentemente delle occasioni vanno sfruttate, Bea. Io credo che bisognerà capire innanzitutto il tipo di centrocampo che vuole fare con Seisao, perché adesso abbiamo visto, cioè comunque la squadra che abbiamo visto in queste 2 gare è anche una squadra figlia dei tanti infortuni, perché non credo che vedremo spesso i Menez lì o vediamo. Io credo che bisognerà capire quello. Per me, al di là del centrocampo che farà a 2 a 3, siamo pochi e soprattutto magari su Loftus ci potrà lavorare, su Musa ci potrà lavorare, però ad oggi non sono pronti. Forse Musa è più pronto di Loftus-Cheek, però se domani Fofana ha un raffreddore sei molto corto, ma poi cioè, finora siamo stati molto fortunati con i centrocampisti, io lo ripeto perché comunque sono 2 e hanno giocato tanto, hanno giocato sempre, quindi io mi auguro che possano rifiatare. Vediamo Bennacer come sta, però almeno uno secondo me lo devi andare a prendere. Andiamo al telefono, c'è un altro ascoltatore che ci sta aspettando. Pronto? Buongiorno ragazzi, buongiorno, sono Francesco, buongiorno. Ciao Francesco. E intanto tanti auguri di buon anno a tutti. Buon anno. Altrettanto. A casa ancora si riecheggia la canzone ieri sera, lo sa o non lo sa, che meraviglia questo Sergio Conceição. Intanto, allora, al di là dell'euforia della vittoria di ieri, vorrei non togliere il focus però su quello che è il vero obiettivo, cioè sperare che questa società alla fine della stagione finalmente ci venda e liberi il Milan da questo male che è questa società che non ha ambizioni sportive. Secondariamente volevo farvi 2 osservazioni. Focus sul mercato, assolutamente priorità al centrocampista più che la punta, e più per la punta stravedo per un nome che adesso magari voi vi mettete a ridere, ma io vorrei un bel centravantone di 2 metri che lì davanti anche quelle partite sporche d'inverno con la nebbiolina milanese sulle palle alte di testa le butta dentro tutte. E il tuo nome? Si chiama Milan di nome e Djuric di cognome, quindi io vorrei proprio Milan Djuric con un nome così, non può che far bene nella nostra squadra. Ecco, vorrei sapere cosa ne pensate. E poi secondariamente... Pensa, l'ho intervistato quando lavoravo per DAZN. Eccolo qua. Però mi sembra un po' too much Milan Djuric per il Milan. Onestamente... Cioè, capisco l'altezza che ti attrae, però... Quasi tengo Jovic più che Djuric, era così. Io prenderei Milan Djuric e Milan Skriniar, ecco, farei la squadra di Milan, farei una battuta ovviamente. E poi volevo chiedere, ma come mai in una stagione nostra un pochettino così zoppa, mi auguro che finalmente adesso con Seisao possa farci vedere anche qualche giovane della primavera, adesso al di là della primavera o di futuro, al di là di Menez, spero che ci sia più spazio per Voss, per Zeroli, per Camarda, ecco. Posso dirti io no? Cioè io spero di vedere i titolari di questa squadra. Abbiamo fatto 4 mesi a parlare dei giovani che per carità devono crescere, ma serve una squadra che macini i punti in questo momento. Per me non ce lo possiamo permettere sta cosa qua. Sì, assolutamente d'accordo. Sì. Poi per carità spero di vederli, spero che loro possano sfruttare le occasioni, però noi in questo momento fare gli esperimenti ne abbiamo visti anche troppi, cioè siamo veramente a corto di punti. D'accordo, sì, assolutamente d'accordo. Prendendo anche un po' come spunto la Juventus, che in questa stagione un pochettino anche per loro particolare, perché poi non se ne parla mai della Juventus, sembra che Fonseca era il male degli allenatori, mentre invece Thiago Motta, quindi anche la comunicazione, diciamo che da questo punto di vista non la vedo molto
molto coerente, però ecco, ad esempio una Juventus con il Savona, Bangula, ecco, è riuscita a scovare qualche giovane. Noi al momento no, però d'accordo con voi, speriamo di non vedere, speriamo che per me facciano andava bene. fatto in un momento diverso, cioè adesso è un po' rischioso anche mettere addosso a questi ragazzi. Poi ad esempio Jimenez secondo me è un buon giocatore, però ha ancora diversi limiti. Va bene, ti salutiamo, grazie mille, Perfetto, buona giornata. auguri a tutti e Auguri forza di nuovo, Milan. ciao. Auguroni. Ciao. Sì, esatto, anche perché sti ragazzi devono salvare Milan Futuro, che sennò rischia di retrocedere in tutto ciò. Cioè, io vorrei vedere un paio di acquisti pesanti per il Milan prima squadra, in modo che i Zeroli, i Vos, Camarda possano fare quello per cui erano stati, diciamo, designati all'inizio di questa stagione, cioè ok, un po' il saliscendi, ma comunque con principalmente in testa Milan Futuro. Sai, cioè, ripeto, in questo momento per me non è il momento, serve una squadra quadrata che macini i punti con delle certezze. Cioè, onestamente, quando vedi Terracciano adattato nel centrocampo a 2, cioè devi capire che non può esistere. Cioè una partita, se sei proprio alla canna del gas, ok, Ma non può succedere. però non può succedere, cioè dai. Intanto saluto Sarti Maurizio che scrive: frena Henry, sportivamente parlando i piloti sono super, speriamo la macchina altrettanto, sempre forza Ferrari. È giusto così. Sarti Però Maurizio, Hamilton. Sarti Maurizio, per la prima volta tiferemo la stessa squadra, incredibile, ma vero. Lewis Sempre Hamilton. se continuerà a tifare. Sempre se continua a seguire, certo, ma sì, ma vedrai che sì. No, Casadei è un centrocampista intanto, perché stanno uscendo nomi comunque di centrocampisti italiani per il Milan. Ricci forte per la prossima stagione, ma io non so come dirlo, a noi serve in questa stagione il centrocampista, e come diceva qualche ascoltatore precedente, non mi ricordo bene chi. A me piace così tanto sto Ricci. No, ma vedi alternative? No, ma perché ho visto qualche partita del Toro, no? Poi per carità, poverino, gioca anche in una squadra che sta facendo molta fatica. Per me non è male. No, io non ci costruirei il mio centrocampo su Ricci. No, Cioè- costruire il centrocampo no, ma non viene qua e fa il titolare, fa il vice Fofana. Beh, però non te lo regalano, eh. No, certo, per carità, però ripeto, non Non lo viene so, a fare il a me titolare. piace, ma non è un giocatore che... Oh, dico, Dio. Io Wow. dirò un unpopular opinion, ma molto unpopular credo. A me piace più Rovella di Ricci. Beh, giocano in due contesti diversi, eh. Sì, però non lo so, per attitudine mi piace un po' più Rovella. Andiamo al telefono, pronto? Milano è rossonera Oh, Angelo, finalmente chiami, sei un po' felice. e i cartonati li abbiamo mandati a casa. No, non è Angelo. Non è Angelo? No. Ah, ma Jacopo. io pensavo fosse Angelo, perché non l'ho ancora chiamato, ho detto domani. Jacopo, come stai? È un sacco che non ci sentiamo. Buon anno. Da buon anno anche a voi, grazie. No, io non ho chiamato perché ho passato dei mesi Depressi. difficili. Sì, dei mesi difficili. Io sapete che quando vedo il Milan in quelle condizioni lì ho Soffri. cercato di vedere pochi video, perché non accetto, cioè non riuscivo a comprendere come questa squadra con questo organico sia all'8° posto in classifica, dietro squadre come Lazio, Fiorentina e Bologna, con tutto il rispetto, ma insomma io poi non lo so, io da settembre che dicevo di esonerare Fonseca, l'abbiamo esonerato a gennaio, da giugno che volevo consensare sulla panchina. Sono contento che il Sergione ha vinto questa Supercoppa, perché io ero il fan numero 1, sapevo che dopo Conte avrebbe detto lui, infatti in Portogallo è definito il Conte portoghese, e sono contento. Io ho visto un Leao ieri sera che non ho mai visto neanche ai tempi dello Stretto. Più che altro sapete che cosa ho visto? Un Leao diverso, un Leao che entra e tira i capelli a Bissek in Giovarella, cioè un Leao così cattivo non l'ho mai visto. Ma perché lui di suo non è così, cioè non è il giocatore polemico, Rafa, Sì, che cioè fa è rissa, molto è Ma diverso. è entrato con quella cattiveria agonistica che non ho mai visto. Io ero uno di quelli che io sono convinto che
io ero uno di quelli che diceva sempre che Leao aveva bisogno di un allenatore come Conte, con Seisao, che Anche per me. secondo me con questo allenatore qua può diventare, come ha detto il mister ieri, uno dei giocatori più forti del mondo in assoluto. Già lo è di suo, però altalenante. Secondo me con un allenatore che usa molto di più il bastone, meno la carota, può diventare il giocatore per me a livello di quei 2 o 3. Poi ragazzi, Fernandes è tornato a fare il teo, cioè ieri ha asfaltato Dumfries completamente, cioè il secondo tempo di Fernandes penso che sia da fenomeno vero, cioè io non so che cosa gli sia successo nel giro di 3 giorni fa, prendiamo un gol per colpa sua con la Juve, fa una prestazione, anche se il secondo tempo con la Juve mi è piaciuto un po' di più, però nel giro di 3 giorni il Milan totalmente diverso da quello che abbiamo visto con la Juve, ha recuperato Leao sicuramente, Pulisic in condizione, però cioè, ragazzi, abbiamo battuto una squadra che 3 giorni prima ha asfaltato l'Atalanta, è vero. L'Atalanta di Gasperini che ha sottovalutato l'impegno, che ha messo dentro le riserve, però ragazzi, cioè battere, io quest'anno l'unica squadra ad averla battuta siamo stati noi in Italia, 2 volte, quindi vuol dire che io lo dicevo già a giugno che eravamo l'anti-Inter dal mio punto di vista insieme al Napoli, poi è successo quello che è successo, è stato preso un allenatore che col Milan ahimè c'entra poco, purtroppo non si può tornare indietro, ma chiaramente con Conceição probabilmente staremo parlando di un altro campionato. Va bene, però, Jacopo. Ragazzi, sì, io l'unica cosa che chiedo alla Cimina, portatemi Marcus Rashford, ecco qua. perché un attacco Leao, Pulisic e Rashford è E la illegale. punta? La fa Rashford. Ah sì, vabbè. La fa Anche quello Rashford. di volendo vedere, a me piace, però anche lui non è proprio una punta cioè Colomani è più un attaccante stile Thuram, cioè che ti dà profondità, però non lo so, a me i picchi di Rashford, cioè Rashford in Italia per me al Milan, secondo me devasterebbe la Serie A dal mio punto di vista. Beh, diciamo che ha un altro fascino, cioè capisco. Dai. Cioè Rashford è uno che comunque in Premier quando stava bene faceva la differenza. Ma Rashford ha fatto delle stagioni che se finisce top 5 nei palloni d'oro nessuno ce la dire niente. Il problema è che sono state 3 tipo di stagioni così che ha fatto. Però c'è anche da dire che nel Manchester United è difficile. Ma infatti io sono convinto che un ragazzo che se trova l'ambiente giusto e la squadra giusta può davvero diventare un fenomeno. Pulisic a confronto ha fatto molto meno di Rashford in Premier League. Vero, molto vero. L'Italia è più forte nel suo molto ruolo. vero. Quindi, va bene, dai, grazie ragazzi, Jacopo. speriamo di arrivare quarti in campionato. Speriamo perché adesso bisogna correre. E Ciao. magari la Coppa Italia. Ciao. Grazie a Filippo che ci dona 2 euro e scrive: ieri messo 10 euro su Tami marcatore, è il minimo. Sì. Tra l'altro grande, bella chiamata. Dissociamo dire. delle scommesse, ma... Sì, esatto, Grazie. Filippo. Sì, bella chiamata di Jacopo. Ricordiamo sempre che Jacopo vive con degli interisti, quindi non deve essere stato facile in questi mesi. Non lo sentiamo veramente da prima di st'estate. C'è chi la vive così. Filippo, tra l'altro, ho guardato la tua foto profilo perché pensavo che tu fossi un ragazzo che l'altro giorno, prima delle vacanze di Natale, io stavo camminando per strada proprio a casissimo e un ragazzo tipo mi fissa e mi fa grande Harry senza dirmi nient'altro, e io dalla fisionomia, vedendo un po' la foto però da piccolina, pensavo fosse Filippo. Adesso ho guardato meglio che ha donato, ho fatto lo zoom sulla sua foto e non è lui, quindi va a capire chi era questo, cioè vabbè, non lo so. Comunque il Milan è tornato a Milano con Seisao ancora un po' di febbre come Abram e anche Gabbia. Te credo, cioè onestamente sicuramente se vivi tutta la serata di ieri la febbre non ti passa, però ci sta. Vabbè, ragazzi, tachipirine e via, o non lo so, ibuprofene se preferite. Grazie Eugetreo, non lo so. Grazie mille per l'abbonamento di livello 1. Dato che vi ascolto spessissimo, direi che bisogna festeggiare. Grazie mille di cuore. Grazie mille di cuore, davvero. Continuate tutti quanti ad abbonarvi, a supportarci con l'abbonamento a 0,99 o anche con i like. Quindi il tasto mi piace, i commenti. Grazie a chi ci segue in differita, eccetera, eccetera. Abbiamo le ultime telefonate di questo Chiama Milan. Andiamo subito a rispondere alla prima. Pronto? Ciao, sono Alessandro da Bologna. Ciao Alessandro. Ciao ragazzi.
Allora, ieri ho goduto come un riccio, non c'è niente da fare, mamma mia, è stata bellissima. È stata da cardiopalma la partita, che è un'ansia assurda, fino a che non abbiamo sbloccato il primo gol. Però è stata veramente tosta e bellissima. Però devo dire una cosa per quanto riguarda le contestazioni. Secondo me le contestazioni che stanno facendo in curva servono a ben poco. Cioè, Cardinale devi vendere, a chi vendiamo? Cioè, non è che è il Cardinale che decide dai vieni tu e compra. Cioè, il Cardinale magari si mette d'accordo su tutto quello che volete, però cioè, a chi ci vende ora? Chi lo vuole il Milan effettivamente? A cosa serve questa contestazione per tutta la partita? Fatela per 10 minuti, un quarto d'ora e poi dopodiché ti fate Milan. O se dovete fare contestazioni andate sotto a casa Milan, non fate all'estadio queste contestazioni, non servono a niente, oltretutto non carichiamo la squadra. Cioè, ragazzi... Ognuno la pensa come crede. Ognuno è libero di pensarla come crede. Quello sicuramente. Siamo liberi di contestare tutto quello che vogliamo, però abbiamo il dovere di incitare i ragazzi, non di fare 90 minuti Cardinale devi vendere. Cioè, come gasa la curva del Milan non gasa nessuno, però non puoi neanche rovinare tanto lo spettacolo anche agli altri tifosi che vanno a guardare, che fai solo e soltanto questo benedetto coro. Vai sotto a casa Milan e contesta, fallo allo stadio per un tot di tempo e poi successivamente incidi la squadra, perché la squadra ha bisogno di noi anche. Non stiamo parlando di macchine, stiamo parlando di giocatori. Grazie mille della telefonata, ti salutiamo, buona giornata. Sempre comunque. Ciao. Ma io credo invece che la curva abbia sostenuto anche tanto. Anche fin troppo forse. Quindi ognuno è libero di... È ovvio che la sede indicata è Casa Milan, semplicemente perché la dirigenza è lì. Però lo stadio ha una visibilità diversa. Esatto, in cui ti puoi far sentire di più, secondo me. Cioè, è anche un modo per probabilmente coinvolgere il resto del pubblico, è un luogo di ritrovo. Quindi... No, però è molto, molto curioso capire adesso cosa accadrà. Cioè se la contestazione proseguirà, se servirà magari qualcosa dal mercato per placare un po' gli animi, come dicevamo prima, se invece a prescindere da tutto la protesta continuerà, se è bastato a questa Supercoppa invece per già bloccare o magari mettere in pausa, chi lo sa, della serie. Mettiamo in pausa questa contestazione, vediamo cosa succede a fine anno, se però a fine anno i risultati sono quelli che sono, si riparte. Non lo so, sono davvero molto curioso di capire cosa accadrà. Secondo me dipende sempre solo dai risultati sportivi, come tutto. Perché spesso questa cosa in queste 2 stagioni ce le siamo un po' dimenticati. Ma dipende sempre, unicamente tutto da quello che si fa sul campo. Andiamo al telefono, pronto? Indovina chi è? Chi è? Ah, è Angelo. Angelo, mamma mia, 10.58, da te non me l'aspettavo, grazie al cavolo, ieri è esploso il cellulare, per cui sono col fisso, e col fisso è un po' più complicato perché non c'è il numero in memoria. Okay. Ecco, vedi. Però era sempre, lo trovi sempre in sovraimpressione sul nostro video. Sì, lo so, ma devi via farlo, quello è il problema. Sei perdonato, sei perdonato. Un'età ormai. Allora, posso dire 2 cose rapidissime. Io ieri ero moderatamente ottimista che la portavamo a casa. Ho vacillato un po' sul 2-0, ma solo un po', perché ho detto non finisce 2-0, poi magari finirà 2-1. Quando Teo ha fatto, sai quando ho capito che la cosa poteva cambiare? Io quando ho segnato Teo ho detto la vinciamo. Di punizione. Sì, ma a parte quello, io un po' prima, quando ho visto Teo cominciare a bullizzare di nuovo Dumfries, ho detto ci siamo, ha capito come deve fare. Infatti Dumfries era andato lì per bullizzarlo ed è stato bullizzato. Poi mi ha scaldato il cuore Leao quando ha mandato a quel paese quell'esagitato. Questa scena vedo che ha conquistato tutti. Ma sì, ma perché
scusa, adesso voglio dire, era andato là da Bissek e Bissek sorrideva, no? Sì, stavano un po' scherzando tra di loro. Gli ha detto tirati su e quello gli ha detto sì, vabbè, così. Quello arriva lì come se dovesse fare il vendicatore mascherato. Cioè, vabbè. Avete sentito il discorso di Ibra? No, non ancora. Nello spogliatoio? Io no. Io non l'ho ancora visto. È un Ibra che vola molto basso, Allora, ha ringraziato l'allenatore, ha ringraziato i giocatori, ha ringraziato perfino di cuochi e magazziniere e ha detto adesso avete vinto questo, però adesso bisogna tornare e recuperare i punti e metterci dove dobbiamo essere, punto. Insomma. Beh, meno male. Guarda, io non l'ho guardato perché io oggi non voglio fare nessun tipo di polemica, ci mancherebbe, però sai, cioè... forse le parole servivano anche in altri momenti, non dopo una vittoria, quindi... Ma forse qualcosa è cambiato, perché non so se sia vero, perché l'ha detto la televisione, quindi sai, ma tutte e due le volte loro due, sia lui che Moncada, sono andati nell'intervallo nello spogliatoio. È confermata sta cosa? Onestamente non lo so. L'ha detto 2 volte, sia con la partita della Juventus sia che ieri. Sia ieri. Evidentemente, non lo so, forse Ibra vuole tenersi, non lo so. Per me in questo momento il leader dei giocatori con Seisao. Sì, quello è poco ma sicuro. Quello è poco ma sicuro e sono felice di questa cosa, perché ci voleva uno che mettesse fuori. Infatti la faccia impagabile che aveva ieri Sor Marotta era bellissima. Gli partivano i tic da tutte le parti. Va bene Angelo, ti salutiamo, buona giornata. Grazie, Ciao. Mi era venuta in mente una roba, mi è Mi sfuggita. fa ridere, proprio su Barella c'è un amore proprio No, ma folle. questa scena ha conquistato un po' tutti. No, ecco, io dicevo, ieri ci sono stati 2 momenti in cui ho capito che avremmo vinto. Il primo sono stati quei 3 minuti tra Leao che entra, la prima azione piglia la punizione al limite e segna Teo. E ho detto... Il secondo è che stavo guardando la partita con una mia amica e mi fa... Harry, però non voglio andare ai rigori, cioè che non ce la fa, non li voglio vedere i rigori, non ce la faccio al 91esimo e mezzo. E io ho detto... Era rigori, E io ho detto, se Rafa fa qualcosa magari ce li evitiamo. Tac! Precisi, Tac. precisi, proprio dritti e diretti. È andata così, meno male, direi. Io quando ho visto la punizione di Teo, cioè, ammesso che non abbiamo uno che tira le punizioni in sta squadra. No, perché sa perché quante volte ve l'ho detto allo segna Teo su stadio? punizioni. Quante volte ve l'ho detto allo stadio? Tutte le volte che vedo una punizione dico, mamma mia, ma è possibile che non abbiamo uno che tira le punizioni? E in realtà, ragazzi, Teo ha segnato di punizione. No, sì, In un momento del genere in cui Teo, anche con la Juve, Teo aveva una condizione fisica veramente bassa, che segna contro l'Inter di punizioni dopo un 2-0, per me è stato un segno. Sì, poi anche sul tutto il palo del resto, portiere, cioè proprio... Non è stata una punizione bella, cioè è stata una punizione bella. Cosa avete pensato quando Sozza non ha fischiato il fallo su Cialanoglu? Che poi il karma ha detto ad Akan, senti, Mamma sta mia, che partita fallaccio. non la giochi, perché quello lì era fallo, era anche d'arancione. Quindi poi il karma e il campo rivelano sempre tutto, danno risposte sempre a tutto. Più il campo che il karma. Più il campo che il karma, hai Il ragione. campo ogni 3-4 giorni è lì che ti fa vedere quali sono le cose belle e quali sono le cose brutte. Il karma magari a volte... Ci mette un po' tanto in più. Va bene, siamo arrivati in chiusura, grazie a tutti coloro che sono stati qui con noi, chi ha donato, chi si è abbonato, chi ha scritto messaggi, chi ha messo like, tutti voi che ci avete seguito, chi ha telefonato soprattutto. Grazie a Beatrice Sarti, Bea, ciao. Grazie a voi, ci vediamo dopo alle ore 16. Grazie anche a Morgan in cabina di regia che ha messo in onda tutte le telefonate. Gli appuntamenti con Radio Rossonera per oggi non finiscono qui, ovviamente continuate a seguirci sui social, sia su TikTok che su Instagram, ovunque, Twitter, Facebook eccetera, @ Radio Rossonera ovunque, per reel, contenuti eccetera. Alle ore 13 c'è Lunch Press, sempre su questo canale, alle 16 il Talk, alle 19 la stanza di bottoni, insomma tanti contenuti oggi per voi per commentare questa vittoria della Supercoppa italiana. Bea, grazie, ciao. Grazie a voi, a dopo. Un saluto, un abbraccio anche da parte di Enrico Boiani e vi aspetto più tardi. Ciao.
Se i tuoi bambini hanno un cuore rossonero e sognano di vivere la passione per il Milan come il loro papà, non perdere l'occasione di iscriverli al Milan Junior Camp di Sport Eventi, l'esperienza che avresti voluto vivere anche tu alla loro età. Con Sport Eventi, partner storico del Milan, i tuoi bambini potranno partecipare a camp estivi unici, pensati per ragazzi dai 6 ai 16 anni, in location mozzafiato come Cortina d'Ampezzo, Jesolo Lido, Lignano Sabbiadoro e l'Altopiano di Asiago. Allenamenti, tecniche di gioco e tanto divertimento sotto la guida di ex campioni rossoneri come Pietro Vierkovud, Stefano Eranio e Walter De Vecchi. Una settimana di calcio, crescita e amicizia che i tuoi bambini non dimenticheranno mai. Visita www.sporteventi.com e iscrivi subito i tuoi figli al Milan Junior Camp di Sport Eventi e fai vivere loro un'esperienza che ricorderanno per sempre. Potremmo convincerti con la nostra esperienza nel motorsport o con le nostre partnership sportive. Ma non basta. L'unica cosa che conta in uno pneumatico è la sua qualità in qualsiasi condizione. Kumho Tire. Nient'altro che qualità.